Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto una sfida che mi mancava ancora affrontare, quella di concatenare due birre tra loro. Cioè quella pratica che prevede di completare la fermentazione di una prima birra imbottigliandola conservandone i lieviti nel fondo e di utilizzarli subito o poco dopo su un altro batch di birra con caratteristiche simili, sfruttando i vantaggi di un lievito che si è moltiplicato tanto nella prima fermentazione e sarà in grado di sostenere anche le fermentazioni più impegnative. È una pratica ancora in uso anche in molte realtà professionali, parliamo soprattutto di birre fortemente caratterizzate dal lievito, come il Belgio, ma anche nelle bavaresi Weissbier. Nel mio caso ho scelto proprio due stili di birra belgi, la prima sarà una Belgian Single e la birra da concatenare sarà una Triple. Vi racconto in questo video tutta la cotta completa della Belgian Single. L'idea di organizzare queste due birre da concatenare dallo stesso lievito nasce principalmente dal proposito di brassare un'ottima triple con un lievito che non ho ancora provato su questo stile e di farlo nel modo migliore anche se più lungo e laborioso. Ho già brassato una buona Belgian Triple questa stagione con il ceppo liquido di derivazione Duvel VLP 570 della White Labs, che è un ceppo particolare anche perché è diastatico, quindi attenua molto bene, che è un fattore molto importante per questa birra, ma che ha prodotto anche un po' di alcoli superiori e un leggero solvente oltre che fenoli. Fattori che non rovinano eccessivamente la bevuta, ma non la portano, ad eccellere a più alti livelli. Per una triple ben caratterizzata ma con una fermentazione pulita, essendo una birra ad alta OG, potevo scegliere due strade. Quella di preparare un doppio starter di lievito per farlo moltiplicare di più e lavorare in overpitching, oppure di fare una cotta concatenata che porta a una crescita ancora più abbondante di quella dello starter e allo stesso tempo mi permette di fare due birre con lo stesso lievito. Da qui la scelta di iniziare con una Belgian Single che finora avevo brassato una sola volta con un lievito secco che non mi è piaciuto però come profilo. Tra l'altro ho avuto modo di assaggiare di recente un'ottima triple fatta proprio con questo schema, quella di Massimo Campanella che si è aggiudicata la quarta tappa del campionato siciliano 2025 sulle birre ad alta gradazione. Ho progettato una ricetta molto semplice per questa Belgian Single con un G di partenza di 1.045, 10 IBC di colore e 30 IBU d'amaro. Come lievito ho scelto il ceppo che molti definiscono come il più adatto per le triple, il VLP 530, ceppo derivato da Westmalle, monastero trappista dove nasce effettivamente la triple. Lo attivo 5 giorni prima con 1,5 litri di starter, areato con agitatore magnetico per 48 ore e poi 3 giorni a decantare a 6 gradi. Da calcolatore dovrei arrivare a 1,4 milioni di cellule per millilitro per grado plato, che sarebbe un pitching rate quasi doppio del normale, ma considerando le condizioni in cui ha viaggiato la busta non proprio ottimali, penso che è meglio abbondare e non considerare del tutto i numeri. Il giorno della cotta preparo 23,6 litri d'acqua corretta con sale di calcio e acido lattico. Come griste vado su 94% di Pilsner della Dinkemans e 6% di Aromatic. Faccio il machine e avvio il primo step di saccarificazione per le beta-amilasi di 40 minuti a 64 gradi. Poi step di 20 minuti a 70 gradi per le alfa-amilasi e completo con 10 minuti di mash out e ricircolo. Alzo il cestello e risciacquo con 13,7 litri d'acqua per caduta. Rilevo un G pre-boil di 1,036, un po' più bassa di quella prevista in ricetta. Sto variando il tasso di macinatura e ancora non ho preso la quadra con l'efficienza prevista. Decido quindi di prolungare la bollitura a 90 minuti per arrivare alla densità voluta. Faccio bollire per i primi 30 minuti e preparo i luppoli che ho scelto, che saranno gli stessi per la triple. Anche in questa birra ho preso volutamente luppoli in coni da gettare liberamente in pentola
Northern Brewer per l'amaro e Styrian Goldings per l'aroma. E seguo lo schema della Brasserie DuPont che prevede una gettata a meno 60 minuti per l'amaro e una nell'ultimo minuto per l'aroma. Parto con 35 grammi di Northern Brewer che cederà 29 IBU. Negli ultimi 10 minuti aggiungo il nutrimento a base di azoto e il Protafloc come chiarificante. Completo l'ultima gettata nell'ultimo minuto di bollitura con 60 g di Styrian Goldings che darà un solo punto IBU, ma lo lascerò in upstand per tutto il raffreddamento. La gettata nell'ultimo minuto serve principalmente ad aiutare i luppoli in coni ad aprirsi e distribuirsi facilmente nel mosto bollente. Completato il raffreddamento faccio circolare un po' la pompa col braccio da Whirlpool e poi lascio agire il Protafloc per almeno 10 minuti. Trasferisco il mosto, buona la limpidezza. I luppoli in coni, contrariamente a quanto si possa pensare, aiutano tanto nella filtrazione. Trattengono i coaguli e lasciano passare il mosto limpido, sempre però tramite un filtro a monte della pompa. Rilevo come densità 1.045, 3 punti in meno a quella prevista da ricetta. Alla fine sono riuscito ad avvicinarmi prolungando la bollitura. Preparo a questo punto il lievito per l'inoculo. Scarto gran parte della parte liquida in superficie, ne lascio qualche millilitro che aiuta a rimescolare la crema nel fondo. Inoculo il lievito, aggiungo anche nutrimenti in polvere della Fermentis a base di lieviti lisati e zinco e ossigeno con la paletta manualmente per 2 minuti. Dopodiché passo il fermentatore in frigo e seguo questo schema di fermentazione. Inizio a 20 gradi e lascio salire nelle prime 24 ore fino a 21.5 gradi, poi proseguo con mezzo grado al giorno fino a 24 gradi. FG rilevata già al sesto giorno sembra quella definitiva di 1.012 che poi riconfermo al 13° giorno. Vado quindi in cold crush a 6 gradi per una settimana aspettando il momento per imbottigliare. Dovevo organizzare a questo punto il passaggio successivo, cioè l'imbottigliamento di questa birra e nello stesso giorno o il giorno dopo la cotta della triple da concatenare. Per problemi organizzativi però ho dovuto rimandare la cotta della triple, ma ho trasferito la Belgian Single in 2 fusti, dove poi ho deciso con l'occasione di fare un altro test, quello di rifermentare in bottiglia una parte del batch e di imbottigliare in pressione l'altra parte, per poi andare a fare un semplice confronto della stessa birra. Su una birra belga con carbonazione elevata sono curioso di vedere quale esce meglio. Ho trasferito la birra nei fusti a spinta di CO2 e ho lasciato i fondi di lievito nel fermentatore che ho rimesso in frigo. Si dovrebbe conservare bene per qualche giorno, entro massimo 2-3 settimane andrebbe utilizzato, altrimenti le cellule iniziano a perdere troppa vitalità e bisognerebbe riattivarle. 3 settimane dopo ho imbottigliato la parte da rifermentare. Ho fatto priming con lievito F2 e destrosio con obiettivo di 3.0 volumi di CO2 per litro. Avendo la birra in fusto ho usato il Nucatap della Kegland, ma non trattandosi di birra in pressione, l'ho semplicemente spinta in bottiglia con pochi PSI senza mettere in pressione le bottiglie. Le ho lasciate rifermentare a temperatura ambiente per 5 giorni e poi le ho spostate in frigorifero. Non ho ancora imbottigliato l'altra parte in pressione perché aspetto un'attrezzatura importante, spero di mostrarvela comunque al più presto. Nel prossimo video proseguirò con la cotta concatenata. Con questo si completa questa prima parte di questa sfida con la cotta della Belgian Single con cui poi andrò a concatenare la triple. Era da tempo che volevo provare questa tecnica su una birra fatta con un ceppo di lievito liquido selezionato messo nelle sue migliori condizioni di fermentare. Anche se va detto che questa è una tecnica che espone la birra e le birre a molti più rischi, perché si parla di molti più passaggi richiesti, dal primo starter alla riattivazione del lievito, e a più momenti in cui questo viene a contatto con l'ambiente dove può subire anche delle contaminazioni.
Magari in un video futuro vi parlerò poi nello specifico di questa tecnica. In un prossimo video vi parlerò ovviamente della triple che andrò a concatenare, che al momento sta finendo di fermentare e a breve la imbottiglierò. In un altro video invece farò l'assaggio ufficiale di questa Belgian Single che non avete visto qui, perché devo ancora imbottigliare la parte in contropressione e poi andare a fare un bel confronto. Sono curioso di vedere come esce la Belgian Single rifermentata rispetto a quella carbonata forzatamente e imbottigliata in contropressione. Quindi rimanete aggiornati e attivate le notifiche. Se avete commenti o suggerimenti su quanto visto, scrivetemi pure qui sotto. Se il video vi è piaciuto e per supportarmi lasciate un like e dei punti hype che potete lasciare fino a 3 volte nell'arco di 7 giorni e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.